Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un vecchio conte che viveva in Svizzera e aveva un solo figlio. Purtroppo, il ragazzo non era molto sveglio e non riusciva a imparare nulla. Il padre disse: «Ascolta, mio figlio, ho provato di tutto, ma tu non sembri capire niente. Devi andartene da qui e io ti manderò da un famoso insegnante che vedrà se può aiutarti». Così, il giovane andò in un'altra città e trascorse un intero anno con l'insegnante. Quando tornò a casa, suo padre chiese: «Adesso, mio figlio, cosa hai imparato?» Il figlio rispose: «Padre, ho imparato cosa dicono i cani quando abbaiano». Il padre, sorpreso, esclamò: «Oh cielo! È tutto qui ciò che hai imparato. Ti manderò in un'altra città, da un altro insegnante». Il giovane andò da un insegnante diverso e rimase per un altro anno. Quando tornò, suo padre chiese di nuovo: «Cosa hai imparato adesso?» Il figlio rispose: «Padre, ho imparato cosa dicono gli uccelli». Il padre si arrabbiò molto e gridò: «Oh, tu ragazzo sciocco! Hai perso tempo e non hai imparato nulla. Non ti vergogni a mostrarti davanti a me? Ti manderò da un terzo insegnante, ma se non impari nulla questa volta, non sarò più tuo padre». Il giovane rimase un anno intero anche con il terzo insegnante. Quando tornò a casa, suo padre chiese ancora: «Cosa hai imparato?» Il figlio rispose: «Caro padre, ho imparato cosa gracidano le rane». Il padre, furioso, si alzò di scatto, chiamò i suoi servitori e disse: «Quest'uomo non è più mio figlio. Lo esilio e vi ordino di portarlo nella foresta e ucciderlo». I servitori lo portarono via, ma quando fu il momento di ucciderlo, si sentirono dispiaciuti e non riuscirono a farlo. Invece tagliarono gli occhi e la lingua a un cervo da portare all'uomo anziano come prova. Il giovane si allontanò vagando e alla fine raggiunse un castello, dove chiese un posto per dormire per la notte. Il signore del castello disse: «Sì, puoi soggiornare nella vecchia torre, ma fai attenzione, è molto pericolosa. È piena di cani selvatici che abbaiano e ululano tutta la notte e a certe ore hanno bisogno di un uomo da mangiare». La gente del posto era molto preoccupata per i cani e nessuno riusciva a fermarli. Tuttavia il giovane non ebbe paura e disse: «Lasciatemi semplicemente andare dai cani che abbaiano e datemi qualcosa da lanciare. Non mi faranno del male». Così gli diedero cibo per gli animali e lo condussero nella torre. Quando entrò, i cani non abbaiano contro di lui. Al contrario, scodinzolarono e si radunarono felici attorno a lui. Mangiarono il cibo che aveva portato e non gli fecero alcun male. La mattina seguente, tutti rimasero stupiti nel vederlo uscire sano e salvo. Disse al signore del castello: «I cani mi hanno raccontato nella loro lingua perché sono qui e perché portano guai alla terra. Sono sotto un incantesimo e devono custodire un grande tesoro nascosto nella torre. Non possono riposare finché il tesoro non viene portato via, e io ho imparato come farlo». Tutti furono entusiasti di ascoltare questo e il signore del castello disse che lo avrebbe adottato come figlio se ci fosse riuscito. Il giovane tornò giù, sapendo esattamente cosa fare, e portò su un baule pieno d'oro. Dopo di ciò, i cani selvatici smisero di ululare e scomparvero, liberando la terra dai loro guai. Dopo un po', decise di viaggiare verso Roma. Sulla sua strada, passò vicino a una palude dove molte rane stavano gracidando. Le ascoltò e ciò che dicevano lo rese pensieroso e triste. Quando arrivò a Roma, il Papa era appena morto e i cardinali erano incerti su chi dovesse essere il nuovo Papa.
decisero che chiunque mostrasse un segno divino dovesse essere scelto. Proprio in quel momento, il giovane conte entrò in chiesa e all'improvviso 2 colombe bianche volarono sulle sue spalle e vi rimasero. I leader della chiesa videro questo come un segno dall'alto e gli chiesero immediatamente se volesse essere papa. Era incerto e non pensava di essere degno, ma le colombe lo incoraggiarono e alla fine acconsentì. Così fu unto e divenne papa, e ciò che aveva udito dalle rane durante il suo viaggio, che lo aveva reso triste, si avverò. Doveva essere il Santo Papa. Doveva celebrare una messa, ma non conosceva le parole. Tuttavia, le 2 colombe rimasero sulle sue spalle e gli sussurrarono le parole all'orecchio per tutto il tempo. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.